Sono arrivato a Milano Centrale e questa è soltanto la prima tappa di una lunghissima settimana. Sono arrivato a Chiasso. E tra l'altro è la prima volta che metto piede in Svizzera. Cosa? Non te lo posso dire in camera. Non posso dirti che stiamo passando dal bordello più famoso della Svizzera. Questa è la seconda parte del video della mia settimana di lavoro online. Per chi non l'avesse ancora visto ve lo lascio qui in descrizione. Ed ora ripartiamo da dove ci eravamo fermati. Cioè avevo appena sconfinato il confine svizzero per mangiare in Italia, per poi ripartire in direzione Alicante. Andiamo a mangiare in Italia che costa meno. No, tanto per capire, qui è asfaltato bene e siamo in Svizzera. Lì c'è qualcosa ma siamo in Italia. Si percepisce la differenza. Perché non pagate le tasse in Italia? Ma cosa vuoi? E sono ripartito dalla Svizzera direzione Malpensa. Io e Luca in questi 2 giorni abbiamo fatto un bel po' di cose interessanti sugli investimenti e sul trading. Vedrete di sicuro tutti i video. Adesso non si va a casa ma si va a Malpensa perché vado ad Alicante dalla mia ragazza. Adesso è un po' più rilassante la situazione. Dovrò studiare per l'esame di lunedì e montare tutti i video che ho fatto. Sono arrivato in aeroporto. Prendiamo sto aereo e vediamo di fare una sorpresa a Laura. Ora metto via la fotocamera, ci vediamo ad Alicante. Sono arrivato in città, devo trovare l'appartamento prenotato con Airbnb e poi devo capire dove sta Laura. Dubito che la riuscirò a trovare anche perché sono le 11:30 e lei domani lavora, quindi riproverò domani. Sono entrato in appartamento e adesso mi sono appostato sperando di trovare qualcuno e mangio un po' anche perché è l'una praticamente. Ho una fame boia. Alla fine ieri ho trovato Laura, però ci siamo salutati così al volo e non le piacciono tanto le sorprese, però amen. Oggi finalmente ho recuperato un po' di ore di sonno perché ero veramente stanco e adesso vado a fare la spesa così faccio un po' di colazione e poi ho anche le robe per pranzo, cena. Vi faccio vedere anche la mia cameretta prenotata con Airbnb. Divanetto, tavolino, scrivania dove mi metterò a lavorare, letto e porta. E poi tra l'altro sono proprio in centro di Alicante. Apriamo sta porta. Ho anche il terrazzino e lì c'è la cattedrale. Non è delle migliori però è accettabile. Andiamo a fare la spesa. Ho preso Coca Zero, 2 acque, pane, queste devono essere tipo prugne, pesche, formaggio, salame, prosciutto mortadellato con olive, frutta secca, lattuga e marmellata. Adesso piazziamo tutto in frigo. Ah, mi dimenticavo, il gran totale è di 14,01. Comunque per buona parte della mattinata ho lavorato qui, anche perché poi lunedì quando torno a casa ho un esame e poi devo anche stare al passo con i video. Sono le 9 e il tramonto alle 9:30, vado su sul castello e vediamo cosa riesco a fare. Abbiamo una bella salita da fare in mezz'oretta, ma dovrebbe essere proprio bello. Corriamo! Siamo quasi a metà e adesso si fa più pendente. Qua c'è scritto 20%. Guarda dove sono andati ad incagliare quel cavolo di castello. Maria! Entriamo nelle mura ora. Ho quasi raggiunto la vetta, fra poco si mangia mentre si guarda il tramonto. Figata di castello.
poco sole che è rimasto. Non so se verrà benissimo sto time lapse del tramonto. Tutti gli scalini finalmente. Ora siamo quasi vicino a casa. Nei 3 giorni successivi la mattina studiavo per l'esame o lavoravo, mentre il pomeriggio sono andato a fare un po' di giri per Alicante con la mia ragazza. Vi lascio qualche clip molto veloce perché ho visto posti anche molto carini. Oggi giornata al mare. Mamma mia che olfa da pesce. Oggi saluto Alicante e vado a Murcia, come cavolo si dice? C'è nuvolo, ma fa un caldo tremendo. Sono arrivato, l'obiettivo di oggi è un po' girare a caso e vedere tutte le cose più particolari. Dato che ho l'aereo alle 11, quindi prenderò l'autobus per l'aeroporto di Alicante alle 7. Quindi ho 7-8 ore per vedere un po' di cose in giro. Qui c'è un clima parecchio secco, nonostante faccia caldo, non è quel caldo umido che c'è in pianura padana a Padova. Qui in teoria stanno facendo degli scavi, stanno riesumando qualcosa, non ne ho idea, sono informato pochissimo. Mi hanno detto che questa città è di origine romana, quindi probabilmente qui c'era qualcosa. Ci sono pochissime persone in giro, mi sento quasi solo. Questa è la zona universitaria, qua quelli lì sono tutti i palazzoni universitari. Lì c'è lo stadio e lì c'è la Plaza de Toros. È tutto chiuso tra l'altro, avevo trovato il mio ristorante che era questo qui, ma era chiuso, volevo assaggiare la paella buona. Chissà che ci sia da qualche altra parte, adesso faccio altre ricerche. Lì in fondo c'è la cattedrale che tra l'altro è il punto più turistico, ora la vado a vedere, deve essere proprio bella. Proprio figa, una bestia. Sono a mangiare in questo posto stratipico che ha tutte le foto qua in alto, guardate. Boh, vediamo cosa mi portano. Ho mangiato tutti i cibi tipici e la roba che mi è piaciuta di più era quel tortino con il formaggio dentro, stranissimo, e tipo sopra aveva salsa caramellata. Era tipo un dolce salato che era molto buono. E adesso si va a fare un giro nei giardinetti e poi c'è l'autobus. A parte che ho un'infinità di tempo, ancora sono solo le 3 e ho l'autobus alle 7. Fortuna che oggi c'è un po' di nuvolo, perché sennò non so quanto caldo farebbe qua. Anche perché Murcia, o Murcia, non so come si dica ancora, è un po' al centro della Spagna, quindi secondo me se c'è sole e se non c'è un po' di nuvolo è battuta dal sole che qua si muore. Infatti penso che c'è pochissimo traffico oggi, sono andati nelle città lungomare tipo Alicante, da dove sono arrivato io invece ho fatto il contrario.
Una rinfrescata in piscina ci voleva, ora vado a fare un altro giretto della città, poi ho tra un'ora l'autobus e vado in aeroporto prima. Vado prima perché questo giro voglio avere tempo per andare nei lounge e sfruttare i vantaggi di Amex Oro. Voglio vedere come funziona e mangiare tanto sul lounge. Qui in Spagna non c'è Flixbus ma c'è Alsa, o almeno per le tratte che facevo io non c'era Flixbus, quindi ho trovato questo Alsa. Sono arrivato in aeroporto, vediamo se riesco ad accedere al lounge. È assolutamente una figata. Adesso vado a mangiare tutto, ma proprio tutto a scrocco. Quando sono entrato mi ha chiesto subito il boarding pass, così poi mi ha detto guarda ti avviso io quando sta per partire, così vai giù giusto e quindi puoi aspettare qua. E gli ho fatto. Quindi sto qua per 2 orette a mangiare, bere a sbaffo e lavorare anche. È la fine per me questa cosa. Sono arrivate le piadine col salmone. Ciaone. Io non mangio così pesante di solito, però dovevo provare. Purtroppo il mio volo parte, quindi dovrò lasciare questa zona. Mi stavo quasi innamorando. Stavo per uscire, però il volo è in ritardo e partirà tra un'ora e mezza. Non so se è una cattiva o bella notizia. Purtroppo questa volta devo lasciare e prendere il volo, che è in ritardo di un'ora e mezza. Andrò praticamente diretto all'esame di domani, che è alle 11. Appena arrivati, sono le 3 e domani, cioè fra 7 ore ho un esame. Andrò lì che sarò finito, avevo finito. Buonasera. Che è tutto a posto. Ho finito l'esame e ora sto correndo per prendere il treno e tornare a casa. Collasso, penso. Ho dormito un'ora e mezza ieri notte, forse anche meno. Questa settimana finisce qui, in bagno, a casa, mangio e poi vado a dormire. Ciao!